Salve a tutti e benvenuti su FD Videomaker, io sono Daniele e oggi andiamo a vedere per la prima volta su questo canale andremo a dare un primo sguardo a Fusion e principalmente andremo a vedere le sue funzioni basi e per fare questo lo faremo attraverso una realizzazione di una transizione per mezzo proprio di Fusion. Che cos'è Fusion Transition? Non è altro che la possibilità di realizzare le proprie transizioni personalizzate. Questo perché la Blackmagic Design è molto attenta alle richieste dei propri utenti. Quando nasce DaVinci Resolve, cioè più di 10 anni fa, che una curiosità costava più di $200.000 e aveva solo la pagina color. Dopodiché è stato acquistato dalla Blackmagic Design nel 2009 e da là ha subito un grande processo di rinnovamento. E questo processo di rinnovamento è sempre stato richiesto dagli utenti, cioè da chi utilizza DaVinci Resolve. Ad esempio DaVinci Resolve all'inizio non faceva altro che importare le timeline da altri software come Avid, cambiare, modificare la color e poi fare un'esportazione affinché Avid potesse fare il filmato finale, l'esportazione finale. E gli utenti hanno richiesto ad esempio che questa cosa fosse espansa anche a Final Cut o a Premiere. DaVinci Resolve aveva la possibilità di creare delle timeline, ma non c'era la possibilità di modificarle. Quindi gli utenti hanno richiesto un edit e questa cosa è stata data con DaVinci 12. Stiamo parlando del 2014. Dopodiché gli utenti hanno richiesto che DaVinci Resolve potesse modificare l'audio in maniera professionale e questa è stata data anche attraverso Fairlight. Dopodiché, a sorpresa, la Blackmagic Design introduce Fusion all'interno di DaVinci Resolve e questo apre un mondo di possibilità sia da parte dell'utente che anche come sviluppo del software. Infatti nel 2015 la Blackmagic Design vince un premio delle associazioni professionali di Hollywood proprio come software ingegneristico più avanzato. Infatti già dalla versione 15 di DaVinci Resolve è possibile creare i propri titoli o sottopancia personalizzati e poterli sempre utilizzare nei propri progetti, semplicemente andandoli a selezionare dalla palette dei titoli e trascinarli sulla timeline. Gli utenti hanno richiesto di fare questo anche con le transizioni, cioè oggi con la nuova versione 16.2 possiamo creare le nostre transizioni, possiamo andarle a salvare nella nostra palette transizioni e trascinarle direttamente sulla nostra timeline. Come abbiamo detto, Fusion è un software che si apre all'interno di DaVinci Resolve, quindi per aprirlo c'è bisogno di qualche istante, quindi non preoccupatevi. È un sistema che funziona a blocchi e sinceramente all'inizio quando andiamo ad aprire Fusion il suo stile minimalista ci fa un po' indietreggiare, ma vedremo che comunque il software è abbastanza semplice, soprattutto l'utilizzo dei node, cioè dei blocchi, magari può sembrare difficoltoso, ma vi posso assicurare come utente che proviene da After Effects, all'inizio quando inizi a utilizzare Fusion non capisci bene perché questi nodi potrebbero aiutarti, ma quando vai a realizzare dei progetti abbastanza complicati ti rendi conto che il sistema nodi funziona molto meglio che i livelli. Bene, dopo questa lunga introduzione andiamo subito a iniziare con il tutorial. Vi raccomando di mettervi comodi, concentrarvi, magari prendere una bella tazza di tè e metterla accanto, perché comunque andremo a vedere i concetti basilari di Fusion, soprattutto per la gente che è la prima volta che utilizza Fusion. Voglio spiegarlo in dettaglio e far capire bene di cosa si tratta. Andiamo sul computer. Ok, dove troviamo le nostre Fusion Transition? Andiamo in Effects Library. Se andiamo giù, troviamo Fusion Transition. Queste transizioni funzionano come tutte le altre, cioè basta trascinare Cross Dissolve nel mezzo di due clip e automaticamente ci creerà la nostra transizione. Perfetto.
Cosa fa la Fusion, ad esempio, Cross Dissolve? In realtà non fa niente, è uguale a quella di prima, infatti basta andare a sostituirla e il risultato finale non cambia. La differenza qual è? Che se io applico la nostra Cross Dissolve e faccio tasto destro sulla nostra transizione, abbiamo questo menu. Tra Change Transition Direction e Cut non c'è niente, ma se io vado a applicare questa transizione e faccio la stessa cosa, abbiamo un nuovo menu che si chiama Open in Fusion Page. Ma prima di andare in Fusion, voglio far vedere che questa transizione è completamente modificabile da noi, cioè possiamo aumentare la nostra transizione, quindi renderla più lenta, più smooth, o diminuirla, quindi renderla più veloce. E questa è la bellezza delle Fusion Transition. Se vogliamo esplorare insieme Noise Dissolve, ad esempio, ecco, fa questa transizione. O Slice Push fa questa veneziana di transizioni. Ma ritorniamo sulla nostra Cross Dissolve e andiamo ad aprire in questo canale per la prima volta Fusion. Per poter modificare le transizioni, come abbiamo visto, c'è un comando direttamente dal tasto destro. Se invece andiamo su Fusion direttamente, non apriamo la transizione, ma andremo a modificare la clip con Fusion. Quindi per poter aprire la transizione, cioè quello che abbiamo all'interno della transizione, dobbiamo cliccare sulla transizione, tasto destro, Open in Fusion Page. Non preoccupatevi se questa operazione, cioè di aprire Fusion, prende un po' di tempo. Teoricamente è come aprire un nuovo programma, quindi un nuovo software, e DaVinci Resolve sta lanciando effettivamente, fisicamente Fusion. Quindi ci vorrà un po'. Oh, ecco. Quindi, cosa abbiamo all'interno di Fusion? Abbiamo una bella interfaccia. Come ho detto prima, il primo approccio di Fusion non è di quelli più intuitivi, cioè è abbastanza minimale. Abbiamo due finestre sul top, una a sinistra, uno spline qui, e poi qui abbiamo il nostro inspector. Cosa succede? Innanzitutto dobbiamo capire che tutto quello che succede su Fusion succede in questa parte, cioè in questa parte, in Nodes, possiamo modificare tutto quello che succede in Fusion. I nodi, in realtà, che sono questi qua, permettono di avere dei blocchi e a ogni blocco avviene qualche cosa, quindi succede qualche cosa. In questo caso abbiamo i media in, che sono due, 1 e 2, poi sono collegati a questo cross dissolve e poi è collegato a media out. È semplice capire che media in 1 e media in 2 corrispondono alle nostre due clip, cioè la prima clip e la seconda clip. Per vedere questi due clip basta prenderli e trascinarli su questo riquadro vuoto. E vediamo che effettivamente questa clip corrisponde alla clip primaria, cioè quella che viene prima. Se io evidenzio questa clip, cioè media in 1, come vedo sul mio inspector ho diversi settaggi. Una di queste ad esempio è il layer, che in questo caso abbiamo 0 e 1, ma se io lo cambio su 1 va a cambiare sulla seconda clip. Quindi questo layer corrisponde alle nostre due clip. Essenzialmente è uguale anche a questa. Quindi non cambierà niente. Questo deve ritornare a 0, in modo tale da avere due clip differenti. Quindi abbiamo media 1 che è la nostra clip principale e media 2 la nostra clip secondaria. Bene, una cosa che volevo far vedere è che questi tre pallini corrisponde anche al primo monitor, cioè quello di sinistra, questo qua, al secondo monitor, questo qua. Come vedete io ho un altro pallino qua applicato perché in realtà posso avere la preview sul mio monitor di riferimento perché ho una scheda Blackmagic installata. Quello che noi andremo a utilizzare sono i primi due perché la maggior parte delle persone non hanno una scheda installata. Ok, come vediamo queste due clip, quindi queste due media in, sono collegate con Cross Dissolve attraverso questa freccia.
Questa freccia, come vediamo, si evidenzia in blu. Se vogliamo ad esempio staccarla dal nostro cross dissolve, andiamo nella parte finale della nostra freccia, la evidenziamo blu e clicchiamo il tasto sinistro del mouse. E anche su questa qua, ad esempio, possiamo fare direttamente così. Per riattivarle di nuovo, vado a selezionare l'uscita della mia media in e la vado a mettere in corrispondenza con cross dissolve. La stessa cosa la vado a fare con media in L1 e ritorniamo alla stessa soluzione precedente. Attenzione, perché come vediamo questa è gialla e questa è verde e spiegheremo tra un po' la differenza. Cross dissolve, come mi fanno vedere queste linee, si tratta di un gruppo. Se lo apriamo cliccandoci 2 volte, vediamo che questo gruppo è composto solamente da un nodo, dissolve. In realtà questo gruppo, così facendo, non serve a niente. Quindi eliminiamo solamente il gruppo, ma lasciamo il suo contenuto facendo tasto destro e andando su Ungroup. E abbiamo il nostro nodo. Ogni nodo che c'è in Fusion corrisponde a un determinato effetto. È come in After Effects quando applichiamo gli effetti. In Fusion non si applicano gli effetti, ma si aggiunge un nodo e si collega i nodi iniziali con l'effetto. Spero di essere stato chiaro. Se non avete capito qualche cosa lasciate un commento. Come vediamo, questo dissolve ha vari ingressi, questo blu, questo rosa, questo verde e questo giallo. Andiamo a spiegare solamente questo verde e questo giallo per capire bene. Questo giallo è chiamato background, cioè ciò che sta sotto. Quello verde invece è foreground, cioè quello che sta sopra. E dissolve non fa altro che prendere il background e quando noi andiamo a cambiare questo slide va a dissolvere il nostro background con il foreground, cioè come se avessimo un livello, uno sopra e uno sotto, e quello sopra va a dissolversi. Quindi fondamentalmente in questo caso lo fa automaticamente, come vediamo sulla destra in questa sezione qua. Man mano che io vado a spostare la mia timeline, certamente se vado a visualizzare l'uscita, quindi ecco, lo faccio di nuovamente, bene, vediamo che fa questa dissolvenza tra il mio background e foreground. Come abbiamo detto, in questo momento lo fa automaticamente, perché a questo comando c'è applicato una funzione di modifica che si trova qui, modify with, in questo caso è resolve parameter. Per togliere resolve parameter basta andare su questo menu e fare remove resolve parameter. Bene, ora non succederà più niente. A meno che, ad esempio, non vogliamo utilizzare i nostri keyframe. Come facciamo a utilizzare i nostri keyframe? Basta andare sul fotogramma 0, mettere la nostra slide, ad esempio su 0, e premere questo diamantino. Quindi che cosa faremo? Diremo a Fusion che in questo punto, cioè al fotogramma 0, vogliamo che background foreground sia su 0, quindi su background, su questa media in. Se ora ci mettiamo sul fotogramma 21, cambiamo background foreground e la mettiamo a 1, come vediamo lui ha già inserito un fotogramma chiave, quindi significa che al fotogramma 21 questo valore diventerà 1 e tutti gli altri fotogrammi, quindi da 1 a 20, avranno dei valori intermedi, quindi 0 sarà 0, quando spostiamo su 1 sarà 0.047 e andrà a aumentare. Se facciamo play abbiamo semplicemente il nostro dissolve, non è cambiato niente. Su Spline, come vediamo, ha aggiunto i nostri fotogrammi. Sembra che non sia cambiato niente perché la scala è abbastanza grande, ma se riduciamo la scala, bene, vediamo qua, vediamo che questo valore, cioè background, foreground e dissolve, cambia da 0 a 1. Se clicchiamo qua zoom to fit, ci va a evidenziare solo quella parte che abbiamo cambiato in questo momento. Quindi non fa altro che dirci che questo valore va a crescere da 0 a 1. Basta selezionare questo keyframe, andiamo a selezionare questo comando che come vediamo c'è scritto smooth, ci va un po' ad arrotondare questa nostra linea. Lo possiamo fare anche con l'altro keyframe, quindi clicchiamo qua. Possiamo anche modificarlo un po' come vogliamo noi, quindi portarlo ad esempio qua. E questo qua ad esempio
portarlo un po' più giù. In questo caso cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo a Fusion che vogliamo che questa transizione vari lentamente nella fase iniziale, quindi fino al fotogramma 8-9, poi tutto ad un tratto vada a dissolvermi la mia line in con la mia line 2 e poi nella fase finale continui con la mia dissolvenza ma in modo più lento. Quindi tutto il lavoro sarà fatto in questa parte, tutto in un attimo. Se vado a vedere cosa succede, in questo caso qua non succede niente perché è la mia media in. Volendo posso anche farmi vedere la mia dissolvenza, quindi avrò la stessa cosa nelle due finestre. Ma quello che voglio farvi notare è che la mia transizione varierà moltissimo in questa fase, cioè tra il fotogramma 10 e 12. Effettivamente come è descritto su questa linea, quindi qua leggermente poco, infatti avremo poco niente della mia media in 1 e invece quando arriveremo su 10 tutto ad un tratto cambierà la gran parte della mia dissolvenza per poi ritornare a avere leggermente una dissolvenza in uscita. Bene, spero che questa spiegazione sia stata chiara. Bene, questa prima parte finisce qua, anche per dare la possibilità a tutti di capire e elaborare tutti i concetti che ho spiegato in questo tutorial. Se non avete capito qualche cosa, comunque lasciate un commento qui sotto nel video o comunque contattatemi in qualsiasi modo e cercherò di essere più specifico. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo prestissimo.